Ciao a tutti amici, sono qui da Musical Store 2005 e ospite, come spesso capita negli ultimi tempi, da quando vivo in Puglia, e devo ringraziare come sempre Antonio, Donato, Michele, insomma, che mi ospitano qui per fare questi video e ogni volta affrontiamo così anche dei personaggi come questo, insomma, perché questo qui è uno strumento un po' particolare. Allora, io avevo provato il 10 e aveva il display piccolino, aveva tanti suoni all'interno, comunque, insomma, bene o male come qualità siamo in quel territorio lì. Ora, il discorso è che qui hai meno cose, tra l'altro i suoni che ci sono non sono come nell'altro caso, così, cioè non è così vasta la quantità di suoni, ma anzi siamo praticamente, possiamo scegliere qui all'interno di un'ottava cosa suonare, poi ci sono delle possibilità, come sempre capita in questi strumenti, anche di altro genere che possono aiutare a suonare. Vedo che si può registrare, vedo che c'è un metronomo, vedo insomma tutte cose didattiche. Allora ecco, affronterei la cosa da questo punto di vista, nel senso, può leggere gli MP3, si possono far partire gli MP3, suonarci sopra, tutte queste cose. Però, allora, il problema che sento io in cuffia, perché io non sto sentendo dalle casse, poi vi faccio sentire, dalle casse è tutto diverso, prende tutta un'altra piega, ma io sto sentendo in cuffia e in cuffia il suono è veramente un po' plasticoso, insomma, un po' diretto, un po' fermo. La possibilità dinamica è poca. I suoni gli altri non ve li faccio sentire, nel senso che comunque questo è il suono più interessante che c'è. Ed è così, un po' spigoloso, uno strano carattere, in particolare perché appunto non si sente cambiare il suono con la dinamica, sembra quasi una cosa quasi di volume. Ora io non critico mai nessuno perché lo sapete, è difficile che io critichi qualcuno, quindi passiamo alle cose positive, questa cosa l'avete capita, insomma il suono è quello che è. Dalle casse è meglio e comunque in un contesto generico con altri strumenti può anche starci. La cosa che invece è il lato positivo di questo strumento, ed è molto importante perché sembra una stupidaggine ma è molto importante, è la tastiera. Cioè nel senso proprio i tasti e il peso sono inaspettatamente buoni, ma non solo perché sono buoni dal punto di vista del rapporto eventuale, visto che ha il MIDI, l'USB e tutto il resto, con un computer per suonarci dei plugin o per collegarlo ad altri strumenti, per usarlo come master, quella è la parte migliore, ma anche per studiare, perché sinceramente questo peso qua abitua proprio le mani a un contesto pianistico. Ora, chiaramente non stiamo parlando di un pianoforte, stiamo parlando comunque di uno strumento che rispetto ad altri, anche più blasonati, più importanti, dal punto di vista della tastiera è ottimo, ma veramente ottimo. Infatti, come master, assolutamente da considerare, soprattutto perché quanto costa questo? Sulle 340 euro, ecco, considerando che a 340 euro le altre aziende normalmente danno tastiere così, dove si fa quello che si può, a parte Yamaha che con 430 dà il P145, mi sembra che chiaramente dal punto di vista sonoro ha un'altra qualità, però comunque sono 100 euro in più, anzi forse qualcosa di, sì, intorno alle 100 euro in più, e, e comunque questo tasto non è altrettanto, cioè negli altri modelli prima di arrivare ad un tasto così bisogna salire sulle 800 euro, proprio io non so che cos'è, potrebbe essere qualsiasi cosa, cioè nel senso che come al solito si sa, ci sono delle tastiere che come la TP100 che la metti su 10 la metti all'interno di 10 prodotti diversi e sotto le mani è un'altra cosa. Questa non so cosa sia. Potrebbe anche essere una cosa tipo
tipo una TP100 o i dintorni, non ne ho idea. Però per studiare, cioè proprio nel senso che è proprio bella, caspita. Si sente sotto le mani. E poi, anche se il suono è quello che è, si percepisce il fatto che a livello dinamico ci sia un buon rapporto tra il tasto e il suono. Qui il suono praticamente pressoché non cambia, se ci sono, cioè, sembra quasi un unico livello di layer, ma se un paio proprio. Comunque dalle casse, adesso io non so se sentirete, anzi non sentirete, sentirete pochissimo, ma dalle casse. Dalle casse ha un risultato più interessante perché il suono un pochino si scalda, diciamo, diventa un pochino più morbido uscendo dai coni, dai conettini che ci sono dentro e dentro questo chassis un po' alto così forse risuona, gira un po' il suono e prende una piega interessante. È molto alto, ma pesa poco, nel senso è ultra trasportabile. Ma ripeto, la cosa più importante secondo me è quella, questa in casa come master, poi lo accendete e potete sentire un suono, come master è veramente interessante. Poi ripeto, potrebbe essere tranquillamente una tastiera che su altri modelli ne parliamo male, tra virgolette, sempre tra virgolette, che come sapete io parlare male non è il mio campo, nel senso che cerco sempre di vedere i lati positivi delle cose, come in questo caso. Il suono non mi interessa, però mi interessa così il prezzo e la portabilità, ma più che altro l'utilizzo, quello appunto. Home studio potrebbe essere buono perché ha una tastiera ottima e risponde bene. Ora non so nel tempo dirvi quale sia poi il risultato, perché poi col tempo gli strumenti invecchiano e tutto il resto, però così a occhio sembra essere un ottimo compromesso per il prezzo, perché il tasto è bello bello. E ora il problema di questo range di prezzo è che giustamente poi il discorso è: ma se con 100 euro in più compro appunto Yamaha, ho un risultato sonoro migliore e di certo la tastiera sarà buona. Sì, assolutamente, sono d'accordo, è un punto di vista che condivido, forse farei la stessa cosa, però ecco, se proverete questo tasto in termini, diciamo, o professionali oppure di studio, vi renderete conto che un pochino uno si ferma e dice: beh, però così potrei provare a, no, lavorare, registrare con dei plugin, con un tasto che mi aiuta si avvicina ad una sensazione pianistica. Ecco, questa diciamo è la parte interessante di questo strumento. Per quello che riguarda il suono, purtroppo, in particolare, si sente un po' quella sensazione di giocattolosa che non aiuta certo insomma, ad esprimersi. Poi se uno si mette lì, poi parliamoci chiaro, un suono così 30 anni fa avremmo gridato cioè, anche perché dal vivo una cosa così la senti, no? Però oggi siamo abituati ad altro, anche a prezzi bassi, e quindi di conseguenza ognuno poi fa i suoi conti, no? Io credo che l'unico utilizzo sia quello, ripeto, io poi adesso vi faccio sentire gli altri suoni,
giusto perché appunto magari qui c'è il primo piano è questo qua che avete sentito, poi ce ne sono altri, questo Bright che come avete sentito fa quello che può, poi c'è questo electric piano che però sembra più un electric grand, sembra più una specie di CP, poi c'è questo, poi c'è un'arpa, l'organo e questi strings. Un po' incisivi, poi si può andare ci sono anche delle dual voice, probabilmente si possono unire i suoni, solo che vabbè, cioè la qualità non invoglia, diciamo, così, organizzare le cose. Io l'unica cosa che succede è che con questo tasto, questa sensazione è un peccato, perché se il suono fosse stato tanto così più convincente, più efficace, più realistico, allora la combinazione tra questo tasto e un suono un pochino più realistico avrebbe sicuramente regalato a questo strumento un maggiore successo, no? Sul mercato probabilmente. Ripeto, se vi serve una master e volete spendere poco, avere però anche un suono di piano che esce dalle casse, se dovete così studiare o provare una cosa, registrarvi una robetta, va assolutamente bene. Per studiare, ecco, e per usarlo in un home studio. E niente, ringrazio ancora Musical Store 2005, ringrazio voi che siete sempre gentili, commentate, io poi piano piano arrivo, prima o poi arrivo alle risposte e purtroppo non sempre riesco. Iscrivetevi al canale perché il 90% di quelli che guardano i video non sono iscritti al canale, invece se vi iscrivete mi date una mano. Io chiaramente metterò i link qui sotto sia di questo strumento che di questo, se passate attraverso quei link date una mano al canale, nel senso che avete capito. Poi per il resto andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i miei video che ho fatto sulle tastiere divisi per categorie e basta, tutto qui. Grazie ancora a Musical Store 2005, come sempre, un abbraccio forte, a sabato prossimo, ciao.